È giusto parlare di orologi da uomo o da donna? Ciao a tutti, io sono Virginia e insieme a Giorgio e Stefano Mazzariol faccio parte della Vintage Watches e sono anche editor per Mazzariol Stefano Library, cioè la library che praticamente vi mostriamo in ogni nostro video. Il tema di oggi è donne e orologi. Abbiamo preso alcuni spunti da donne del panorama italiano che spaziano dal mondo della televisione all'economia e alla politica per vedere che cosa scelgono di indossare. Prima di lasciarvi al video vi chiediamo di mettere un like, di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività. Detto questo, a voi il video. Il primo personaggio di cui vi voglio parlare è Giorgia Palmas, showgirl, conduttrice TV, attrice e vincitrice dell'edizione 2011 dell'Isola dei Famosi. Una donna solare e dinamica, che a me piace proprio per la sua semplicità. Sembra un po' la ragazza della porta accanto, no? Indossa un modello sportivo un po' come lei, un Rolex GMT referenza a 5 cifre. È un orologio vintage prodotto negli anni 80-90, simile a quello che adesso vi mostro in video. Questo che vedete è un GMT 16750 Spider, quadrante bicchierini senza la scritta date, per questo viene chiamato no date. Particolare per il quadrante appunto Spider crachelato e di fascino come potete vedere anche al polso di una donna. Un orologio che si aggira oggi intorno ai 10.000-20.000 euro di valore in base alle condizioni e al corredo. In questa foto pubblicata sulla pagina Instagram che vedete riportata, vediamo indossare la Palmas un orologio sportivo Rolex che per dimensioni sicuramente non passa inosservato. È un Daytona 16523. Questa è la variante in acciaio oro della referenza 16520, il modello Rolex che ha lanciato il mito Daytona nel mondo. Si tratta di un orologio parecchio massiccio al polso, anche sul polso di una donna, infatti è un 40 mm. Giorgia però ha buon gusto e sceglie orologi che comunque esprimono molta grinta e anche fascino. Comunque restiamo ancora in tema di Rolex Daytona con il prossimo personaggio. Qui ragazzi si vola alto. Si tratta di un Daytona vintage con un raro quadrante Newman, un orologio degli anni 70 che è stato prodotto in pochissimi esemplari. Dalla foto si possono riconoscere i tasti a pompa e la ghiera in acciaio. Direi che si tratti di un 6239. I Daytona Newman spaziano da un valore di 150.000 euro, se avete capito bene, fino ad arrivare a una cifra record di 18 milioni di dollari battuti in asta per l'orologio appartenuto proprio all'attore Paul Newman, proprio il Newman di Paul Newman. Chi lo indossa è una delle mie presentatrici preferite, la regina della TV italiana se vogliamo, una donna carismatica che con intelligenza ha saputo conquistare l'affetto e la stima di intere generazioni. Ha programmi che vanno in onda da più di 20 anni. Amici, uomini e donne, c'è posta per te. Ovviamente parliamo di lei, Maria De Filippi. Ragazzi, non si può fare una classifica, con un Newman al polso Maria vince a mani basse. La donna più iconica della TV italiana che indossa l'orologio più iconico di casa Rolex. Non per niente alla Vintage Watches utilizziamo proprio il Newman come logo aziendale. Gli orologi vintage da collezione danno un sapore forte all'orologio. Ne sono un esempio questi due modelli di Daytona anni 60 della stessa referenza dell'orologio indossato da Maria, il 6239. Adesso vi mostro un 6239 Le Mans ghiera radiale, quadrante bianco bicolore bianco e argento e un particolare upside down, detto così proprio perché ha le matricole invertite. Orologi rari e particolari che hanno un valore di mercato che si aggira intorno ai 60.000 euro. Io non sono la De Filippi, però insomma dai, stanno bene anche a me. Adesso parliamo di tendenza con Chiara Ferragni. Imprenditrice, blogger, con più di 22 milioni di followers, è l'influencer numero 1 in Italia. In queste foto prese online la vediamo indossare vari modelli Rolex, sia classici che sportivi, in oro giallo, oro rosa e acciaio oro. La Ferragni detta le leggi della tendenza, alla faccia di chi pensa che l'oro sia superato. Anch'io quando ho iniziato questo lavoro credevo che gli orologi in oro fossero pesanti da indossare. In realtà, avendo la possibilità di vederne tanti e di provarne tanti, ti rendi conto poi che l'orologio in oro è bellissimo da indossare, come questo. Ma Giorgio, posso tenerlo un pochino? Non ci pensa nemmeno, torna a me quello. Non avevo dubbi. Va bene, continuiamo. Comunque torniamo seri. Il Rolex Daytona Vintage si conferma il preferito anche nei volti della politica italiana. L'onorevole Daniela Santanchè, deputata della Camera dal 2001 al 2008, eletta nella lista di Alleanza Nazionale.
Una donna che si è costruita un impero, investendo nel settore marketing e dell'editoria. Infatti è presidente di Visibilia Pubblicità, fondata nel 2007 e quotata in borsa, e anche un'imprenditrice di talento. È stata anche socia del Billionaire di Portocervo con Flavio Briatore. Una donna dalla forte personalità, balzata spesso alla cronaca perché di certo non è una che la manda a dire. In un'intervista della trasmissione Porta a Porta la vediamo indossare il suo Daytona Vintage 6265 in oro, uno dei più importanti orologi di casa Rolex, per lo più appunto in oro. Che dire, un orologio per chi riesce veramente ad osare. Si capisce che la personalità si rispecchia anche sulle scelte di cosa si indossa. E non è l'unica a indossare un Daytona Vintage a carica manuale. Infatti anche Emma Marcegaglia, una delle più affermate donne italiane, presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, nonché presidente di Eni fino al 2020. Anche lei non può che non indossare l'orologio per l'eccellenza di casa Rolex, la punta di diamante, proprio il top di gamma. Un bellissimo Rolex Daytona 6263 in acciaio. Adesso ve ne mostro uno dell'81 che difficilmente riuscirete a ritrovare in queste condizioni, perché è praticamente un orologio pari al nuovo, introvabile così. In questa ripresa mi sono dovuta mettere i guanti perché altrimenti Stefano mi avrebbe tagliato le mani, perché questo orologio non solo è full set, ma è praticamente pari al nuovo, una condizione che sul mercato è praticamente impossibile ritrovare. Un orologio che consideriamo che ha più di 40 anni. Inoltre ha un quadrante Big Red che è veramente uno spettacolo per gli occhi. Entrambe queste donne mostrano un vero interesse per l'orologeria d'epoca. Questo perché sono entrambi orologi che vanno indossati con attenzione e anche rispetto, perché si tratta di pezzi veramente molto importanti, non solo dal punto di vista economico, ma proprio perché richiedono una cura proprio per chi ha una passione per l'orologeria. Sono orologi che vanno ricaricati a mano ogni 48 ore e nel gergo si dice che vanno trattati un po' come una vecchia signora, con il rispetto e la cura che si ha appunto per una vecchia signora. Serve appunto non solo gusto, ma anche consapevolezza e passione per indossarli. Ovviamente non può mancare un Rolex Vintage Submariner in acciaio, un orologio sportivo da immersione che da sempre viene considerato da uomo, come un po' anche tutti gli altri che abbiamo visto fino ad ora. Un modello scelto da altre due famose conduttrici TV. Di chi parliamo? Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice Mediaset del programma Forum, e Caterina Balivo, conduttrice di molti programmi Rai di successo. Entrambe indossano un orologio da immersione Rolex Submariner Vintage, referenza a 5 cifre, 40 mm di diametro, a conferma del fatto che anche il Submariner, considerato modello per lui, in realtà va benissimo ed è perfetto anche per lei. Passiamo al prossimo personaggio. Modella, conduttrice, influencer e showgirl a 360 gradi. Belén Rodríguez, non credo che abbia bisogno di tante presentazioni. Per me, e di sicuro non sono l'unica, è la più bella del piccolo schermo. In questi scatti la vediamo indossare modelli Rolex sia sportivi come il Submariner che classici come il Day-Date, entrambi rigorosamente in oro, come questi due che adesso vi faccio vedere. Si tratta di un 1803 quadrante gilt in oro rosa e un 1807 con lavorazione barca e corteccia con quadrante in legno, due orologi molto particolari e di un fascino sorprendente. In conclusione, sicuramente Belén ha un debole per i full gold, e non solo lei. E arriviamo all'ultimo personaggio di questo video, Diletta Leotta, inviata per DAZN, conduttrice televisiva e radiofonica per Radio 105. Al polso sempre Rolex Daytona, nella prima foto un modello moderno in oro rosa e nella seconda un vintage in acciaio. Orologi considerati tendenzialmente da uomo per le grandi dimensioni della cassa, eleganti e sportivi allo stesso tempo. Una donna giovane che ha gusto sia per il moderno che per il vintage. In conclusione abbiamo visto che non esistono orologi da donna o da uomo. L'orologio rappresenta un po' la personalità di una persona, per cui potremmo dire che donne che hanno un carattere più riservato, che non amano eccedere, sceglieranno degli orologi con un quadrante più piccolo e più discreto. Donne invece che magari hanno un carattere più estroverso, un carattere magari più grintoso e che non temono i riflettori, sceglieranno invece un orologio più aggressivo, magari più evidente, magari proprio uno sportivo vintage. E anzi potremmo dire, quantomeno a parer mio, che un orologio sportivo al polso di una donna la rende ancora più bella. Tutti gli orologi che vi ho mostrato in questo video potete trovarli sul nostro sito vintagewatches.it. Se invece volete approfondire il tema degli orologi vintage, in particolare Rolex, vi consiglio mazzariolostefanolibrary.com. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo venerdì con il prossimo video.
Sotto trovate tutti i nostri collegamenti social per rimanere sempre aggiornati con noi. Grazie, alla prossima!